io pensavo che questa fosse un po' la partita post Sbornia. Sì, 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 lo dico. E invece sono contento di aver visto una squadra assolutamente centratissima. Cioè una squadra che almeno sino all'espulsione di Romagnoli, poi lì è come se no avesse proprio... Oh, ancora il ragazzino che è entrato? Ha avuto una chance ghiottissima. Sarebbe stato bello pure sto ragazzo, no? Mosconi. Mosconi, tra l'altro, parecchi mi dicono: "Ah, sei come Mosconi, ah, porta la porta." Eh. Eh, e invece, dice, contento di vedere una squadra centrata perché c'è il segnale, come giusto che sia, che c'è una finale di Coppa Italia che va giocata bene. Ecco, centrata l'Inter, molto meno la Lazio, che oggi sembrava veramente una scampagnata. No, pensavo che l'avesse fatta l'Inter la scampagnata, oggi con le immagini dal Papa, no? L'incontro e compagnia canta. Invece, molto molto bene. E poi, soprattutto per giocatori che hanno giocato meno, penso a Diouf. Per me è una grande risposta di Diouf. Poi lo so bene, sì, oggi è una gara così che lascia il tempo che trova perché l'avversario... sì, 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 sì. Però la voglia di... No, tu sai, uno come Diouf dice ho giocato poco e niente e me ne frego, no? Invece no, ci tieni. Quindi questo per me non rappresenta una cosa scontata. Ma comunque ne parliamo. Ancora la partita non è finita. Siamo quasi al 90esimo. Stiamo per entrare nei minuti di recupero. Siamo sul 3-0. Ho detto iniziamo un po' a discutere e a parlare. E sì, e lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito, se volete, a spolliciare per dare un po' all'algoritmo, come al solito, quell'incentivo che, come al solito, ha bisogno perché altrimenti sta lì e si impantana. Quindi spolliciate. Se volete, poi iscrivetevi. Sono andato a vedere se è cambiato qualcosa. Non è cambiato praticamente una mazza, davvero niente. Siete sempre tanti iscritti e io vi ringrazio, ma altrettanti che invece visualizzano ma ancora non lo sono per nulla. E allora abbassiamo ulteriormente questa percentuale che si continua ad attestare attorno ai 45,8. A porta, che sto casino, che sto casino. Una volta si apriva quella, adesso si apre questa, non ho mai pace. Cosa c'è? Cosa succede? Vabbè, se volete, iscrivetevi, signori miei. Scusate un po' di problemi come al solito interni qui dovuti alla logistica. Vai. Tornando seri, signori miei, tornando seri, un aspetto che voglio sottolineare è che appunto veniva rimarcato anche dopo il gol di Lautaro, tra l'altro bel gol, assist di... Se cerchiamo almeno di non far casino perché sai che sto registrando, almeno quello, vogliamo aprire la porta, apriamo la porta, vogliamo andare in cucina, andiamo in cucina, ma almeno non facciamo rumore gentilmente, sì, la caramellina, ok, almeno quello. Scusate, oggi non ne va bene una. Cioè, non ne va bene una. Va andata bene, va bene lo stesso. È che io, come al solito, ho bisogno di essere come se, come si dice, non mi viene, non mi viene. Poi quando mi deve venire la parola non mi viene. No, sono andato in vacanza anch'io. Questa è la verità, questo è un problema. Dicevo, un aspetto che rimarcavano anche in telecronaca, 25esimo gol da palla inattiva, perché comunque la rimessa lunga è da assodare come palla inattiva. Appena finito, sentiamo se c'è. Vabbè, sì, niente, però alla fine, vabbè, che ti aspetti? E dicevo, 25esimo gol da palla inattiva. Un fondamentale in cui quest'anno abbiamo fatto assolutamente bene, benissimo, meglio ancora rispetto ai passati anni. Secondo me c'è stato anche del lavoro, tanto lavoro da parte dello staff, conoscendo no,
ex giocatori come Palombo, che tra l'altro ci ha giocato nell'Inter, lo stesso Kolarov, secondo me hanno lavorato bene sfruttando quello che è il potenziale della nostra squadra, ossia tanti giocatori comunque di struttura, ma soprattutto giocatori che poi la palla te la mettono dove vogliono. Pensiamo al piedino di Marco di quest'anno, che è stato qualcosa di incredibile, ma aggiungiamo quello di Ciala, di Zielinski e di compagnia cantante. Quindi ottimo lavoro sotto questo aspetto. Bello vedere che oggi ci sono state delle giuste rotazioni, diamo minutaggio a Lautaro, poi esce al 60esimo. È stato fatto quello che doveva nella gestione del gruppo e anche delle energie e di tutto il resto. Veramente Kivu secondo me quest'anno è stato esemplare, è stato maestro. C'è poco da fare sotto questo aspetto, perché parliamo sempre dell'aspetto mentale, di come sia stato capace, che forse è anche collegato, per carità, però anche, ripeto, nella gestione delle energie, nel far ruotare, nel renderli partecipi un po' tutti, mi è piaciuto tanto. E adesso, per esempio, lo stesso Sucic che oggi trova il gol, bellissimo gol tra l'altro, è vero, forse poteva fare meglio Motta, fare prima il passo da un lato e poi va può essere, però bellissimo, fondamentale. E ripeto, anche i giocatori che sono rimasti indietro, e vado da Diouf, mi è piaciuto tantissimo Diouf. Mi è piaciuto perché vedo sto ragazzo che poi magari può anche sbagliare, oggi ha sbagliato poco, ma ha la personalità di provarla la giocata. Qualcuno dirà, ma oggi è facile. No, ci ha provato sempre, in qualsiasi partita, magari anche sbagliando, ma lui ci prova. Cioè, a differenza di Luis Enrique, e lui solo 2 partite da titolare, solo 2 partite da titolare quest'anno. E ripeto, mi è piaciuto, sempre coinvolto, sempre anche sul gol di Sucic stesso, doppia combinazione con Lautaro, sulla destra o si accentrava o poteva andare anche laterale, in dribbling. No, nulla da dire, mi ha colpito favorevolmente, e io ho sempre detto, ho sempre sostenuto, l'abbiamo visto poco Diouf, vorrei assolutamente vederlo un altro anno con maggiore minutaggio, mentre su Luis Enrique io mi sono rassegnato. In tanti dicono no, ma il suo lo fa. Per me non è un giocatore che può. No, su Diouf ho tante. Per me c'è del potenziale, ecco, sostanzialmente. E come dicevamo, c'è stata l'espulsione di Romagnoli. È una partita del genere, forse anche un po' di frustrazione, non lo so. Poi è vero che per fortuna non nulla di, però è un'entrata secondo me brutta, che è assolutamente evitabile, soprattutto per la partita di oggi. E non lo so, oggi la Lazio che è uscita fuori veramente solo con l'inferiorità numerica, anche con magari con l'ingresso di Saxen, Noslin poi no, ha cambiato magari un po' di posizione, però poco. Secondo me sì, quella di oggi hanno dato proprio un'importanza minima, ma aspetto assolutamente una partita diversa sia negli interpreti, perché poi ci sono state rotazioni da una parte e dall'altra, e quindi mi aspetto una partita diversa sotto tutti gli aspetti. Ci sarà anche il ritorno della curva laziale, quindi del tifo organizzato, per cui sarà sotto l'aspetto ambientale, tecnico, tattico, secondo me sarà una partita sicuramente diversa, però mi porto assolutamente a casa la voglia che ho visto dell'Inter ancora, il fatto che non abbiano minimamente, se non veramente dopo l'espulsione, entrati col piglio giusto, segno che vogliono vincerlo, non lo danno per scontato. Io parlo della Coppa Italia, poi vediamo se saranno in grado, vedremo, questo lo vedremo. Va bene, io per adesso vi dico grazie, vi abbraccio tutti a 1-1 e niente, a dopo, perché c'è un'altra partita interessante, anzi molto più interessante, perché lì ci si gioca qualcosa. Lecce-Juventus, giusto? C'è Lecce-Juventus, pare di sì, quindi vi aspetto dopo se volete. Un grande abbraccio, ricordatevi la percentuale, ragazzi, abbassiamola, se non l'avete fatto iscrivetevi. Un grande abbraccio ancora, grazie.